Ciao a tutti, io sono Alex P e benvenuti al mio corso base di Premiere Pro in italiano 2020. Nelle scorse puntate vi ho fatto vedere un po' di primi effetti, come funziona la timeline e tutto il funzionamento del software. Vi consiglio di andarlo a vedere se non li avete visti. Oggi andiamo a vedere gli effetti di posizione, scala, punto di ancoraggio e rotazione delle nostre clip. Questi effetti si possono applicare su qualsiasi clip che andiamo a inserire nella nostra timeline. Adesso importiamo un video. Vi ricordo che per importarlo è molto semplice, si seleziona la nostra clip, la si trascina nella timeline e in automatico viene importata. Come vedete il video sta andando. Ok. Per attivare i controlli effetti noi selezioniamo la nostra clip, ricordiamoci che dobbiamo avere anche attivo il controllo effetti. E come vedete si apre un'altra piccola timeline dove potremo inserire i keyframe. Vi consiglio di andare a vedere anche la lezione sui keyframe che serve per vedere come applicare gli effetti durante il video. Per primo effetto andiamo a vedere la posizione. Come intuibile indica dove vogliamo posizionare la nostra clip nel nostro schermo. Possiamo agire sia sull'asse orizzontale che su quello verticale, agendo sia andando a scrivere il numero o se no quando si va sopra con il mouse, quando si attivano le due freccettine, tenendo premuto il tasto sinistro, spostandoci a destra o a sinistra, possiamo posizionare la nostra clip a nostro piacimento, sia in orizzontale sia in verticale. Se vogliamo tornare al punto di partenza, molto semplice, schiacciamo ripristina parametro, ce la rimette nella stessa posizione. Se invece selezioniamo posizione, possiamo andare direttamente sullo schermo dove abbiamo la clip, teniamo cliccato col tasto sinistro e la possiamo movimentare come noi vogliamo. E questo è l'effetto posizione. Poi l'effetto scala, come intuibile, è come rimpicciolire o ingrandire la nostra clip a nostro piacimento. Se vogliamo tornare come prima, facciamo sempre ripristina parametro. La rotazione è per ruotare la nostra immagine, possiamo ruotarla di più gradi, quindi gira da una parte, gira verso destra, quindi in senso orario, dalla parte opposta che andiamo nel negativo gira in senso antiorario. Il punto di ancoraggio invece è da dove noi movimentiamo la nostra clip. Questo è di solito di default posizionato al centro della clip. Se noi per esempio andiamo a spostare il punto di ancoraggio, lo mettiamo in questa posizione. Se noi andiamo a agire sulla rotazione, come vedete l'immagine gira sul punto di ancoraggio ma con l'immagine spostata. Andiamo a riposizionare tutto come era prima. E quindi cosa possiamo fare con questi 4 effetti? Si può fare molte cose. Allora, noi volendo possiamo dargli keyframe. Vi ricordo che per attivare i keyframe bisogna attivare l'orologio. Io adesso la posiziono all'inizio della nostra clip, il keyframe, vado indietro con questa freccettina, non mi si posiziona sul mio keyframe, attivo anche quello della scala, attivo anche quello della rotazione e quello del punto di ancoraggio lo attiviamo. Quindi adesso lui ha preso come parametri di riferimento quelli che gli abbiamo dato noi che sono inseriti. Mi sono dimenticato una cosa, nella scala possiamo anche, adesso io ho attivo scala uniforme, quindi quando andrò a agire sulla scala uniformemente mi ingrandisce e rimpicciolisce sia l'asse X che l'asse Y. Se vado invece a disattivare scala uniforme, come vedete io posso andare in giro sia sulla larghezza che sull'altezza e molto semplicemente se io vado a agire posso allargare o stringere la mia clip e viceversa anche con l'altezza. Adesso ritorniamo come prima, riattiviamo la scala uniforme che me lo si chiude quello dell'altezza. Adesso cosa possiamo fare? Allora, nella scala, noi volendo possiamo spostarci nella clip qualche frame, gli diamo un nostro keyframe chiave e gli cambiamo la scala. Come vedete, io lo riporto alla grandezza naturale. Se io vado indietro nella clip e lancio il play, come vedete fa una zoomata sulla mia clip. E adesso stiamo agendo solo sulla scala. Come vedete, nella percentuale della scala, nel movimento della clip continua a aumentare fino ad arrivare al 100%. Torniamo indietro all'inizio, volendo io posso anche fare l'inverso, al primo keyframe che gli abbiamo dato dalla scala la mettiamo grande,
noi andiamo in quello successivo dove torna indietro e intanto lo facciamo muovere. Come vedete, se io torno indietro, in automatico la clips fa una zoomata all'indietro e intanto si muove anche nello schermo la clips. Stessa cosa che possiamo fare anche nella rotazione. Andiamo a cancellare questi keyframe che non ci interessano, andiamo all'inizio della nostra rotazione. Una cosa a me che piace alcune volte che faccio, se io volendo posso portare la scala a 0, quindi noi la nostra immagine non la vediamo perché è scalata al 0%. Se io mi sposto un pochino con i frame e vado, non so, in questa posizione, gli dico che qui deve fare x giri, possiamo fare 0, gli facciamo fare x giri, tipo qua lo mettiamo a 0 e qui mettiamo 10 giri. Lui quindi, poi torniamo sulla scala, qua lo portiamo al 100%. Se io torno indietro, come vedete, tanto che si ingrandisce l'immagine, l'immagine continua a ruotare fino a che arriva alla posizione corretta. Quindi possiamo fare un effetto di questo genere. Volendo possiamo agire anche sull'opacità, che l'abbiamo visto settimana scorsa in un'altra lezione. Se noi andiamo a agire anche sull'opacità, gli possiamo mettere che qua è al 0% e quando arriva qui diventa al 100%. Se io adesso vado a mandare il play, come vedete lentamente l'immagine ruota e arriva finché non arriva il finale. E questo è un piccolo effetto che volendo noi possiamo aggiungere alla nostra clip agendo solo su questi effetti di default che ha Premiere Pro. Volendo possiamo andare a agire anche sul punto di ancoraggio. Io gli posso dire che il punto di ancoraggio è spostato un pochino, vediamo cosa accade. Qua lo riportiamo a 0 e adesso noi la facciamo ruotare, vediamo cosa succede. Come vedete l'immagine ruota diversamente sul punto di ancoraggio fino ad arrivare alla fine. Cosa possiamo fare oltre questo? Si può fare molte altre cose. Volendo noi possiamo aggiungere una immagine, la posizioniamo in questo punto anche sopra. Noi attiviamo sempre la clip quella sotto, quindi siamo posizionati dove finisce la nostra animazione e in quella sopra noi gli possiamo dire che l'opacità è a 0, anzi possiamo fare una cosa diversa, lo portiamo sopra, andiamo sotto, andiamo all'inizio, qui gli diciamo che l'opacità è a 0, poi lì selezioniamo la clip sotto, quella la sunrise, andiamo dove finisce la nostra animazione e a questa gli diciamo che l'opacità sarà al 100%. Altra cosa, visto che questa immagine è più piccola confronto quella sotto, noi possiamo dirgli che, tipo attiviamo scala, qua la portiamo a 0, la possiamo portare a 10. Questo, io adesso sto facendo degli esempi, non sono da seguire, cioè volendo voi a schermo potete fare quello che volete. Io vi sto facendo vedere cosa si può fare agendo sui vari keyframe con questi 4 effetti di default che abbiamo quando usiamo Premiere Pro. Allora andiamo sotto, andiamo sopra, attiviamo flowers, andiamo avanti un pezzettino, lo portiamo al 100%, no almeno lo portiamo alla grandezza dello schermo. Se adesso noi andiamo a fare la nostra animazione, vediamo cosa succede. Come vedete arriva l'immagine sotto, scusate se scatta ma il mio PC è un po' lentino, e poi sotto arriva l'altra immagine che va a sovrapporsi. Io direi che per ora abbiamo finito con la lezione della posizione della scala e della rotazione del punto di ancoraggio. Adesso vi faccio un piccolo riassunto. Allora, il punto di ancoraggio, come avete ben capito, possiamo spostarlo anche in questo modo, e dove andremo a agire con gli effetti. Per esempio, se io adesso vado a scalare l'immagine, automaticamente si andrà a rimpicciolire verso il punto di ancoraggio. Quindi, volendo, noi potremo fare una cosa del genere. Command Z, Command Z.
poi gli possiamo dare, non so, un altro keyframe, possiamo dargli attivare l'orologio sul punto di ancoraggio, andiamo avanti un pezzettino, attiviamo il nostro punto di ancoraggio e lo portiamo in questo angolino. Qui gli diamo ancora il nostro keyframe per tenerlo sempre al 137 di percentuale di scala, andiamo avanti un pezzettino e qui andiamo a richiuderlo, quindi andiamo a portarlo a 0. Vediamo il nostro effetto dall'inizio, almeno vedete quello che si può fare agendo su pochi keyframe. Come vedete abbiamo la nostra immagine che si ingrandisce. Come vedete abbiamo un'altra immagine che si è ingrandita. Adesso si va a posizionare sopra l'altra, si rimpicciolisce sempre nello stesso punto e sparisce. Vi ricordo quindi che il punto di ancoraggio è dove decidete che i vari effetti che andate a inserire partono da quel punto. La scala è per ingrandire e rimpicciolire la nostra clip, e la posizione dove vogliamo posizionarla. Ricordo che anche nei keyframe possiamo dargli degli effetti, selezionandolo tasto destro possiamo dare la curva di Bezier, che sono dei rallentamenti che abbiamo sulle varie clip. Se vediamolo in play, purtroppo ha scattato, praticamente ha un rallentamento sulla chiusura della clip. Io direi che con questi 4 effetti ho terminato. Nella prossima lezione andremo a trattare un argomento che sono le maschere. Le maschere servono per attivare i vari effetti sulla nostra clips e lo vedrete nella prossima lezione. Quindi se volete sapere come utilizzare le varie maschere sarà una lezione abbastanza fondamentale per capire di utilizzare tutti gli altri effetti. Io vi saluto e ci vediamo a fine video. Ciao! Eccomi qua a video, io sono Alex P, il creatore del corso di Premiere Pro 2020 in italiano. Se sei arrivato fino qua mi fa piacere, vuol dire che il mio video ti è tornato utile, o anche il mio corso, o se stai seguendo tutto il mio corso. Quindi io ti consiglio di iscriverti al mio canale, qua in basso c'è il tastino iscriviti, attiva la campanellina se non vuoi perdere quando pubblico i miei video. Se poi vuoi lascia un bel like e un bel commento. Se hai anche qualche domanda sul mio corso, su qualcosa che non hai capito, fammelo sempre sapere nei commenti che io rispondo sempre. Detto questo, io adesso scompaio a schermo e avrai 20 secondi di tempo per scegliere un altro video sul mio canale. Avrai 2 video che sono correlati a questo corso, la playlist, e un video che non c'entra niente con questo corso, che è un altro video presente sul mio canale di un altro argomento. Io ti saluto e ci vediamo nelle mie prossime lezioni e tutorial che sono presenti sul mio canale. Ciao!